Salve a tutti ed eccoci arrivati alla settima tappa di questo nostro rapido viaggio attraverso la storia d'Italia raccontata dal nostro cinema. Siamo partiti con l'Italia dei primi anni del Novecento e delle origini del cinema italiano. Poi abbiamo visto l'Italia del regime fascista e del cinema di regime. Nella terza tappa abbiamo visto l'Italia della ricostruzione e del periodo del neorealismo. Nella quarta tappa abbiamo visto l'Italia del miracolo economico e del trionfo della commedia all'italiana. Nella quinta tappa abbiamo visto l'Italia degli anni 70, gli anni di piombo e dell'avvento delle TV private. Nella sesta tappa abbiamo visto l'Italia del riflusso degli anni 80 e della crisi del cinema italiano. Ora vedremo il periodo che va dall'epoca di Tangentopoli, quindi dai primi anni 90, fino alla più o meno l'epoca della crisi economica del 2008-2010. In particolare in questa prima tappa vedremo il periodo che va dai primi anni 90 fino alle soglie del terzo millennio. Ed è un periodo che ha come protagonista indiscusso, nel bene o nel male, Silvio Berlusconi. Perciò adesso, azione! Il 27 marzo 1994 si tengono le elezioni politiche e per la prima volta i seggi vengono assegnati con un sistema prevalentemente maggioritario. Contraddicendo tutti i sondaggi, vince la coalizione del Polo delle Libertà, guidata da Forza Italia, un partito fondato da Silvio Berlusconi solo pochi mesi prima. Silvio Berlusconi, così come era entrato nel mondo delle televisioni con un'avanzata dirompente, capace di creare in pochissimo tempo un gruppo multimediale capace di tenere testa alla RAI da pari a pari, così entra nella politica sconvolgendo gli equilibri ormai consolidati e stravolgendo i piani di politici navigati che sedevano in Parlamento da decine d'anni. E la coalizione guidata da Achille Occhetto, convinto di aver messo in campo una gioiosa macchina da guerra, rimane totalmente spiazzata e rimane con un palmo di naso. Berlusconi è un personaggio indubbiamente controverso, capace di suscitare sentimenti estremi di odio e di amore, ma comunque nel bene o nel male è stato effettivamente un protagonista di questi 15 anni, almeno fino al 2011, quando venne costretto alle dimissioni e sostituito da Mario Monti. Ma adesso vediamo quel che succede nel cinema. Come una barca sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Non che ho fatto? Una metafora. No. Sì? No. Nel 1994 esce Il Postino, diretto da Michael Redford e scritto e interpretato da Massimo Troisi. Il film racconta la storia dell'amicizia fra il poeta Pablo Neruda, rifugiato politico in Italia nei primi anni 50, e il postino del paese, incaricato di consegnargli la corrispondenza. Questo film è l'ultimo girato da Massimo Troisi, che morì poche ore dopo il termine delle riprese e non ebbe modo di godersi il grandissimo successo che questo film ha avuto. È un film che Troisi ha fortemente voluto, al punto che aveva deciso di ritardare le cure per il cuore apposta proprio per poterlo terminare, e forse questo gli è stato fatale. La scomparsa di Troisi a 41 anni lascia certamente un grande vuoto, perché sicuramente al cinema avrebbe potuto dare ancora tantissimo. La voglio far strana qua la pupa, proprio strana. Nel 1995 il campione di incassi è Viaggi di nozze di Carlo Verdone. È un film a episodi, tutti diretti e interpretati da lui, in cui Verdone tratteggia le sue tipiche macchiette che lo hanno reso celebre.
Il cinema italiano è in crisi e lo sarà ancora per numerosi anni a venire. L'emorragia di spettatori che abbiamo visto dagli anni 60, 70 e anche 80 e più o meno verso la fine di questo periodo degli anni 80 si stabilizza intorno ai 100 milioni di biglietti. All'interno di questa fetta così ristretta, la quota di mercato del cinema italiano è non più del 25%. È chiaro che in una situazione di scarsità di risorse così, un produttore si concentra sull'unico genere che ancora funziona e che è la commedia, più o meno ben fatta. E Carlo Verdone potrà piacere o non piacere, ma comunque riesce a produrre almeno un film all'anno e che ha un successo sufficiente da permettere al produttore di finanziare il film successivo. E questo non è un cattivo risultato in una situazione in cui una casa di produzione, a meno che sia un colosso hollywoodiano, riesce a produrre in Italia 5-6 film e poi spesso fallisce. E a proposito di commedie, il 1996 vede la nascita di una nuova stella, Leonardo Pieraccioni, che con il film Il Ciclone raggiunge la vetta della classifica. La storia è quella di un giovane che vive nella campagna toscana e che si trova ad ospitare una compagnia di ballerine spagnole e si innamora di una di loro fino a sposarla. Leonardo Pieraccioni aveva esordito l'anno precedente con I Laureati, ma ora con questo film si trova improvvisamente nell'Olimpo dei registi di maggior successo. Per la verità la sua parabola sarà abbastanza breve. Ancora per qualche anno i suoi film si piazzeranno abbastanza bene, poi col tempo non riuscirà a rinnovare questo suo schema di comicità tipicamente toscana, che è un po' la sua cifra, e rientrerà nella media. Questo purtroppo è quello che passa il convento in questi anni, ma più avanti ne vedremo anche qualche altro esempio. Ma una rivoluzione tecnologica prende avvio proprio a metà degli anni 90 e tra qualche anno influenzerà profondamente il modo di guardare un film: Internet. Nel 1991 era nato il World Wide Web, una rete di condivisione di informazioni e dati utilizzabile attraverso un particolare software, il browser. Questa rete, creata fin dagli anni 70, sta crescendo ora a velocità esponenziale e già nel 96 i computer connessi in tutto il mondo passano da 10.000 a 10 milioni e il ritmo prosegue a velocità sempre crescente. E non passerà molto tempo che con l'aumentare della velocità di connessione sarà possibile attraverso internet scaricare film o addirittura vederli in streaming, fino ad arrivare alla situazione attuale in cui queste grandi piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Rai Play, Disney Plus e tante altre ormai si confrontano da pari a pari con i grandi network televisivi. È chiaro che in una situazione come questa il pubblico cinematografico si restringe sempre di più in una nicchia e una nicchia sempre più piccola. Ma adesso riprendiamo il nostro viaggio perché nonostante tutto c'è ancora qualche sorpresa. Los, steh doch! Was zum Teufel machst du? Vorwärts! Il 1997 è l'anno de La vita è bella di Roberto Benigni. Il film racconta la storia di un ebreo rinchiuso con il figlioletto in un lager nazista e al quale fa credere, per nascondergli l'orrore della situazione, che si tratti di un gioco. Riesce nell'intento, pur con il sacrificio della sua vita. Chiunque avrebbe giudicato impossibile raccontare in modo leggero una tragedia immensa come quella dell'Olocausto, eppure Benigni ci riesce e con una delicatezza sorprendente riesce a raccontare una storia
comica e tragica al tempo stesso, con un finale davvero commovente. È bellissima la scena finale in cui il figlio del protagonista guarda a bocca spalancata il premio per aver vinto il gioco, un carro armato. E meritatamente il film vince ben 3 premi Oscar: miglior film straniero, miglior attore protagonista e miglior colonna sonora. Beh, per un cinema italiano che dovrebbe essere in crisi non è male come risultato, no? Ascoltalo, dai, metti la pistola nella fondina. Dai, veramente l'ho trovata nel portogetto. Come nel portogetto. E se no mica mi sognavo di prenderlo. Ma chi è che ti ha addestrato, te, Topo Gigio? Nel 1998 esce Così è la vita, diretto da Massimo Venier e codiretto e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo, il popolare trio di comici milanesi. Il film è la storia delle evasioni di un detenuto ai lavori forzati che nella fuga prende in ostaggio un poliziotto ed un passante. All'interno di questa semplice cornice narrativa, il trio ha l'occasione di esprimersi con le sue gag di maggior successo. Ed è il momento di Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico che si era già fatto conoscere, come un po' la maggior parte degli attori dell'epoca, e soprattutto quelli che facevano commedie, si era già fatto conoscere in TV, in questo caso con la trasmissione Mai dire gol. Ed è un po' una costante, l'ho già accennato in un video precedente, al giorno d'oggi non diventi divo del cinema se prima non sei stato un divo della TV. Del resto, 50 anni prima era stato invece il teatro di rivista a fare da traino ai talenti della commedia all'italiana. Aldo, Giovanni e Giacomo, per la verità, avevano esordito in realtà l'anno precedente con Tre uomini e una gamba, un film che aveva già avuto un ottimo successo, piazzandosi subito dietro a La vita è bella di Benigni. Ma questa volta il podio è loro. Battono perfino film come Shakespeare in Love di John Madden, che vincerà poi l'Oscar per il miglior film, o Colossal come Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg. Beh, per dei debuttanti è un ottimo risultato, non c'è che dire. Hanno fatto 3 utili e noi che vogliamo occupare. Oh, ma siete proprio sicuri che hanno scopato? Ammazza. Dimmene pure dei fascisti quando si va a scuola. Quelli erano fascisti veri. E certo. Nel 1999 esce Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Il film racconta le prime esperienze d'amore fra adolescenti sullo sfondo delle contestazioni studentesche che sono ormai diventate più che altro un pretesto per fare qualcosa di avventuroso e genericamente trasgressivo. Ma ho trovato interessante questo film, non tanto perché abbia avuto chissà quale successo, perché riesce a malapena a stare fra i primi 100 della stagione, ma perché descrive, secondo me, abbastanza bene le dinamiche psicologiche dei ragazzi dell'epoca, le loro pene d'amore, le loro prime esperienze, ma anche i loro ideali un po' frustrati dai genitori con i quali sono in conflitto, un po' per la conflittualità tipicamente adolescenziale, ma anche perché questi genitori avevano fatto loro sì il 68, ma poi si erano imborghesiti e questo i figli glielo rinfacciano. Ed eccoci arrivati al termine della prima parte di questa 7ª tappa del nostro veloce viaggio attraverso la storia d'Italia raccontata dal nostro cinema. Nel prossimo video vedremo l'Italia del nuovo millennio fino alla crisi finanziaria degli anni 2008-2010. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete osservazioni o commenti scrivete pure, vi risponderò molto volentieri. Ci vediamo la settimana prossima.